Buonasera, bentrovati e questa è la 9ª puntata di Ribelli. Oggi parleremo di una storia che insomma singolare ma importante, perché sicuramente molti e molte si riconosceranno anche un po' nella vicenda che racconteremo. È la storia di una donna non più giovanissima, che ha superato da poco i 40 anni, che vive nel centro-sud d'Italia e che ha un sogno, quello di diventare madre, e cerca di condividerlo, o meglio lo condivide inizialmente in un rapporto di coppia. Lei è sposata e tuttavia non può realizzarlo diciamo naturalmente, spontaneamente. Ha bisogno di rivolgersi a un centro di procreazione assistita perché il marito ha un problema di infertilità, quindi devono per forza tentare un po' quello che è il percorso delle tecniche assistite, in particolare della fecondazione in vitro. La cosa, diciamo, di per sé è legittima. Sappiamo che c'è una legge, la legge 40 del 2004, che si occupa di, diciamo, di gestire un po' tutto questo percorso con degli aspetti legali. Ma succede qualcosa. Questo qualcosa fa in modo che la storia non sia più solo la storia di una donna, che chiameremo Lucia, di un uomo, suo marito, ma anche che cosa accade quando va storto qualcosa nel loro rapporto. E quindi lei, dopo aver fatto la fecondazione di questi ovociti, che vengono prelevati attraverso un piccolo, diciamo, intervento chirurgico, ha un malore, quindi ha un problema di salute, non può trasferire subito gli embrioni che si erano comunque prodotti, li deve conservare in attesa di stare meglio, ma passano dei mesi e questi mesi, da febbraio fino a settembre, fanno cambiare qualcosa nella coppia e lui le fa recapitare una richiesta di separazione e quindi tutto il progetto salta per aria. Noi parleremo di questo e la cosa finisce in tribunale, quindi noi parliamo di questa storia perché c'è una notizia arrivata alla fine di gennaio, il 27 gennaio. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vicino Caserta, darà ragione alla donna. Ma prima di dirvi che cosa decide il tribunale, io ripercorrerei un po' i fatti con l'aiuto di due ospiti oggi che ci aiuteranno a ragionare su quello che può significare non soltanto per la nostra donna ribelle che decide di andare in tribunale per far valere quello che era il suo sogno di maternità, il suo progetto condiviso col marito, ma anche per capire che cosa può significare oggi nella società odierna e in un periodo assai strano un po' della vita di tanti di noi. Ne parleremo quindi con l'avvocato Gianni Baldini, che è l'avvocato della signora che chiameremo appunto Lucia. Ecco, Gianni Baldini che ci sta seguendo, anche se diciamo ci darà una mano anche se è in viaggio, e quindi noi lo ringraziamo molto. Gianni Baldini è un avvocato esperto di tutte le questioni di bioetica, di biodiritto, insegna anche docente all'Università di Siena e Firenze, ha scritto innumerevoli libri, ma soprattutto ha fatto tante azioni giudiziarie e di tutela per i diritti delle coppie. Insomma, Gianni Baldini, appena adesso vediamo, oltre a Gianni Baldini chiaramente non poteva mancare una figura femminile e soprattutto una psicologa, psicoterapeuta. Io farei entrare qui nella nostra Piazza dei Ribelli, ecco, Maura Vitale. Buonasera Maura. Buonasera. Vitale.
Ora, Maura Vitale, oltre a essere esperta di dinamiche di coppia, aver seguito anche lei, ascoltato molte vicende, molte storie anche di coppie che diciamo devono accedere al percorso delle tecniche assistite, ha scritto innumerevoli libri. Io oggi ne ho messo qualcuno là dietro, non so se si vede, che ricordo di aver letto qualche tempo fa, ma so che sia Gianni Baldini che Maura Vitale scrivono in continuazione, perché Maura Vitale è molto attenta alle questioni delle donne e infatti uno dei suoi libri diciamo più noti è questo proprio Donne che non valgono niente. Quindi questo tanto per inquadrare un po' i nostri ospiti e farvi capire quanto tempo della loro professione, della loro vita hanno impegnato per riflettere su questi temi. Ma insomma, partiamo subito da Gianni Baldini, l'avvocato Gianni Baldini. Allora, la sentenza è abbastanza diciamo recente ed è una sentenza che farà molto discutere, già l'ha fatto perché sulla stampa se ne è parlato molto. Ecco, avvocato Baldini, qual è esattamente la questione di cui si è dovuto occupare il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere? Dunque, la questione, allora intanto grazie dell'invito quindi ben ritrovata sia a Monica con la quale abbiamo scritto tante cose insieme e a Maura Vitale. Dunque, la questione in fatto l'hai ben ricapitolata tu. Io faccio una premessa, diciamo che qui è il fatto che ha piegato il diritto. Vi espongo il fatto e cerco di farvi capire qual è la questione di diritto. Il fatto è quello che hai sinteticamente narrato tu. La signora è una coppia che è stata fidanzata tanti anni, decide di sposarsi, emerge subito che ci sono problemi di infertilità da parte maschile del marito. La signora, a suo malgrado, ricorre alla procreazione assistita, dico suo malgrado perché la signora aveva titubanze, ma quello è l'unico modo per poter realizzare il progetto genitoriale. Purtroppo ha una complicanza importante durante il trattamento sanitario, una complicanza molto rara ma che può accadere. E dunque, a seguito di quella complicanza, è costretta a fermarsi per un secondo tentativo. Il marito insiste affinché venga fatto subito questo secondo tentativo per il quale la donna non era pronta e la donna non si sottrae ma chiede di attendere. Il marito per tutta risposta, come si suol dire, la molla e quindi prepara gli atti del giudizio come dire, la informa che ha trovato comunque la possibilità di ricostruirsi una relazione di coppia, ma soprattutto un progetto genitoriale con una donna più giovane. Dunque vi sono profili anche di, come dire, di umanità e di, a mio avviso, diciamo di lesione della dignità della persona, nella misura in cui non si attende i tempi appunto del suo ristabilimento, ma addirittura si sostituisce come se fosse qualcosa di sostituibile. Dunque la signora è all'ultima chance perché ha più di 43 anni, ha degli embrioni crioconservati, si rivolge al centro per procedere con questa maternità solitaria, il centro rifiuta, dunque chiede l'intervento attraverso l'avvocato del tribunale e il tribunale gli riconosce questo suo diritto di procedere al trasferimento degli embrioni che erano stati nel frattempo creati e che erano risultati sovrannumerari ai trattamenti già effettuati, afferma il suo diritto di procedere a questa speranza di gravidanza, cioè al transfer degli embrioni, anche, e qui è il tema forte, contro la volontà dell'ex marito che nel frattempo appunto comunica di non voler questo tentativo di procreazione assistita e quindi tecnicamente comunica di revocare il proprio consenso. Dunque, io ho difeso convintamente la signora per le ragioni di fatto. Sulle ragioni di diritto, ecco che, come dicevo in premessa, qui il fatto piega il diritto, perché
sulla base di quale norma della legge 40, sulla base di quale, come dire, norma giuridica la signora afferma, e il tribunale, appunto, la signora richiede, il tribunale riconosce e afferma l'esistenza di questo diritto alla gravidanza, sostanzialmente con gli embrioni crioconservati, anche contro la volontà dell'ex marito. Sulla base di un articolo che, come Monica ricorderà, date le nostre battaglie comuni proprio sulla legge 40, nella logica dell'affermazione della libertà di scelta, soprattutto delle donne, sulla base di quell'articolo 6 che noi più volte abbiamo cercato di portare all'attenzione della Corte Costituzionale, che prevede una cosa molto semplice, e cioè che la volontà di procedere alla procreazione assistita e quindi il consenso al trattamento sanitario non può essere revocata da nessuno dei due partner dopo la fecondazione dell'ovocita. Cioè in Italia c'è una legge che prevede che dopo che si è dato il consenso al trattamento sanitario e si è creato, si è concepito un embrione in provetta, da quel momento non è più revocabile il consenso dei soggetti. Quindi se anche quell'embrione rimane concepito per 10 anni, perché naturalmente siamo fuori da un meccanismo naturalistico dove il concepimento segue immediatamente l'eventuale gravidanza, il tutto si realizza in 9 mesi, il concepimento si ha con un rapporto sessuale, il concepimento è all'interno del corpo della donna, se attecchisce quell'embrione diventerà un nato dopo 9 mesi. La tecnologia consente oggi di dividere il momento del concepimento in provetta dal momento del trasferimento, che sarà a discrezione del medico e dei soggetti interessati, e quindi che potrà avvenire anche dopo un tempo molto molto lontano. Ed è quello che succede qua. In quel tempo molto lontano, che nel caso specifico sono poco più di 2 anni, si è verificato che la coppia è andata in crisi, che quel progetto genitoriale non c'era più, che al posto di quel progetto genitoriale c'erano 2 vite che ormai andavano, come dire, insomma, in direzioni contrastanti, ma il concepito già c'era, e quindi la legge 40, non consentendo la revoca del consenso, come dire, attribuisce alla donna, in questo caso, il diritto di procedere a questa maternità solitaria. Ecco, ed è qui appunto, avvocato Baldini Gianni, anzi io ti chiamo, chiamiamoci anche per nome, abbiamo appunto condiviso davvero tantissimi anni insieme per questo impegno per la libertà. E a questo punto però ci fermiamo e sentiamo subito anche cosa ha da dire Maura Vitale, la dottoressa Vitale, perché la questione, come ha sottolineato Baldini, è che siamo di fronte a una donna che ha un capovolgimento un po' di tutto quello che lei aveva immaginato. E allora a questo punto la mia domanda alla dottoressa Vitale è questo: questa donna si sta ribellando davvero? È un atto di ribellione sano, diciamo importante? Oppure c'è qualcosa di strano in tutta questa storia così complicata? Ma lo chiedo a una psicologa, psicoterapeuta. Chiaramente non entriamo nel merito del giudizio, diciamo, della storia di questa signora Lucia da un punto di vista morale. Stiamo solo cercando di fare un ragionamento anche con un po' più di distacco, e poi torneremo anche sulle questioni legali un po' più specifiche. E quindi, dottoressa Vitale, come le sembra, come le suona questa storia, la storia di questa donna? Allora, da quando mi avete raccontato di questo caso, devo dire, mi sono messa un attimo a riflettere, ho provato a gestire questa situazione come se io avessi qui davanti una signora che si è appena separata e deve in qualche modo gestire il figlio di questa coppia. Intanto il titolo che io darei è appunto Ribellione o nevrosi. È molto difficile da capire e da spiegare, anche perché la psicologia non è la sociologia, nel senso che noi gestiamo e trattiamo dei problemi
in relazione proprio a quella situazione speciale che ci viene portata in studio. Quindi io non sono in grado di dare dei suggerimenti generalistici, per questo preferirei proprio partire da questa storia, di queste persone, perché ogni figlio nasce all'interno di un particolare contesto, di una particolare famiglia, questo a prescindere dalla modalità con la quale poi viene in qualche modo generato, cioè dal mio punto di vista un figlio in provetta è assolutamente uguale a un figlio concepito normalmente, ma non tanto per la modalità con la quale viene concepito, ma per quello che gli accadrà dopo, nel senso nel momento in cui questo ragazzino poi o ragazzina verrà al mondo, si comporterà e sarà accolto dalla comunità esattamente allo stesso modo di un ragazzino concepito normalmente. Quindi questa differenza tecnologica, devo dire, per quanto mi riguarda, conta poco se mi occupo esclusivamente dal ragazzino. Poi faccio un'altra premessa, un po' per formazione, diciamo, culturale e politica. Per me la rivoluzione è un fatto collettivo, non può essere un fatto individuale, altrimenti si chiama in qualche altro modo. Quindi per parlare di questo fatto come un fatto di ribellione o di rivoluzione c'è bisogno di parlare anche della collettività a cui fa riferimento questo atto di questa madre, e in particolare la collettività è composta da lei, che sicuramente vuole una maternità in tarda età, tra virgolette, adesso ci torniamo perché io considero una donna che dopo i 40 anni vuole un figlio in tarda età. La comunità ancora è composta da questo figlio, ma la comunità è composta anche da questo padre che, come dicevate voi, e come poi insomma si evince anche dalla sentenza, comunque, a prescindere da come sia stato concepito il figlio, poi avrà gli stessi diritti e doveri di un padre normale, tra virgolette. Okay? Quindi io farei questo tipo di riferimento. La rivoluzione non si può fare da soli, ma bisogna tenere in considerazione il contesto di riferimento. Il secondo punto è il punto della maternità. Allora, da un certo punto di vista, io credo che ogni donna, ma in generale ogni essere umano, debba essere libero di fare ciò che vuole. Questo è un mio principio assolutamente sia personale che professionale, ovviamente nei limiti appunto del rispetto del concetto di comunità, del concetto di etica appunto della collettività. Però se una donna vuole un figlio anche a 54 anni, se lo può avere, non vedo perché no. Però il punto che mi fa riflettere è un altro, e mi chiedo come mai una donna arrivi a questa età per fare un figlio, che cosa è accaduto prima e in particolare che cosa è accaduto all'interno di questa coppia. L'avvocato Baldini non ha fatto riferimento ai tempi di questa vicenda, cioè questa FIVET è stata, cioè insomma la produzione di questo embrione è stata effettuata più o meno un anno fa, e il marito ha chiesto la separazione dopo 6 mesi. Quindi io mi chiedo, ma che coppia era questa? Questa coppia perché arriva così tardi ad un progetto di procreazione? Questa coppia aveva anche avuto una serie di problemi relazionali precedenti, e qui mi sorge un altro pensiero abbastanza triste che fa riferimento ai figli che devono riparare qualcosa che non va all'interno della coppia. Questi signori sono grandi, quindi stanno insieme da svariati anni, e il fatto, l'infertilità del marito probabilmente si conosce da tanto tempo, e quindi quello che mi viene in mente è che questa coppia non sia assolutamente riuscita a costruire un progetto alternativo a quello del figlio. E quindi già il contesto in cui anche lo stesso embrione viene generato è sicuramente un contesto che non è favorevole ad una genitorialità, diciamo, tranquilla. Nel momento in cui poi l'avvocato Baldini dice certo può accadere qualunque cosa dopo il concepimento in vitro, per carità,
Che accada dopo 6 mesi, però lasciatemi dire, mi lascia un attimo perplessa. Cioè io ho seguito diverse donne che poi, diverse coppie, che cercavano un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita. E vi posso assicurare che quando una coppia crede in un progetto del genere, dovendo affrontare tutta una serie di eventi medici e altro, paradossalmente si unisce. Quindi pensare che addirittura una coppia si rompa dopo 6 mesi e che quest'uomo, io non conoscevo questo dettaglio, la sostituisce con una donna più giovane, cioè mi fa pensare che qui dentro ci siano state delle dinamiche veramente estremamente complesse che avrebbero comunque messo a rischio il nascituro anche se i due fossero rimasti insieme. Pertanto, per concludere questo primo intervento, per darti modo, Monica, di chiedere altre delucidazioni, io non sono propensa per l'idea della ribellione e della rivoluzione, cioè l'aspetto che mi colpisce non è la volontà della donna di riprendersi il suo embrione, perché magari questa cosa ci può anche stare, però sono estremamente preoccupata da un piccolo aspetto, è una cosa che si chiama in psicologia l'illusione l'illusione generativa. Cos'è l'illusione generativa? Ognuno di noi vuole a un certo punto della sua esistenza sapere perché è al mondo. Noi abbiamo bisogno di pensare che stiamo al mondo perché siamo stati desiderati da 2 genitori. Una delle cose che mi è capitata di frequente è di parlare con delle persone che mi dicevano: io sono nato per caso. No, diciamo, qualche anno fa questa cosa accadeva di frequente. Oppure sono nato perché i miei genitori volevano salvare un matrimonio. Oppure sono nato per tantissime altre ragioni che non fosse l'amore, che non fosse un pensiero genitoriale. Beh, vi posso assicurare che l'illusione generativa, un'illusione generativa diciamo non forte, è spesso una causa di un grandissimo disagio di un essere umano. E allora la domanda che io rivolgo a voi, ma secondo voi che tipo di illusione generativa potrà avere questo embrione? Cosa le racconterà questa mamma? Però mi fermo così magari poi. Sì, no, mi rendo conto, Maura Vitale, che appunto gli aspetti psicologici, le dinamiche che sono, diciamo, dentro una storia possono poi esplodere e magari prendere una direzione piuttosto che un'altra. E quello che volevo tornare anche a chiedere a Gianni Baldini e anche per andare un po' avanti, no, in questa storia, lunghissima storia dei tanti casi di coppie che poi sono ricorse alla fecondazione assistita, che hanno avuto diciamo una esigenza poi di andare nei tribunali per risolvere dei problemi, dei contenziosi, non tanto tra di loro, ma a volte anche rispetto alla legge stessa che nel 2004 è stata fatta per governare e fare chiarezza anche nei rapporti poi con i futuri figli. Ecco, io quindi tornerei un po' sugli aspetti legali perché le questioni poste da Maura sono molto interessanti, però forse riusciamo a fare un passaggio in più, a spostarci un attimo, avvocato Baldini, perché qui in questa storia, che poi ripeto è stata ripresa anche da The Times, in Inghilterra ne hanno discusso sul sito di uno dei giornali più prestigiosi, io stessa poi ho consultato anche un professore, il professor Daniel Borrillo, che insegna all'Università di Parigi a Nanterre, e poi vi dirò anche la sua vista dalla Francia. Ma la questione nostra, italiana, della legge ha a che fare su 2 cose, mi pare, no? Che sono rimaste in sospeso. Il fatto che il consenso viene dato e viene congelato in un tempo che appunto è diverso poi da quello magari della parte finale di questo lungo procedimento anche dato dalla tecnica, e quindi potrebbe essere nel frattempo cambiata la volontà. Allora, la paternità, avvocato Baldini,
in base alla legge 40, quindi diciamo non può e non necessita di essere confermata come diciamo responsabilità successiva, no, alla nascita. E quindi il tema vero che pone questa vicenda è che questo padre comunque avrà una responsabilità genitoriale da un punto di vista legale nei riguardi dell'eventuale nato, perché noi non sappiamo ancora se questi embrioni poi nasceranno. Resta questa responsabilità? Certo. Se mi consenti 20 secondi e poi ti rispondo direttamente. Dunque, per rispondere a Maura, io non conosco le dinamiche relazionali della coppia, però credo che sia pacifico che le coppie che ricorrono alla procreazione assistita in genere sono coppie molto più consapevoli delle altre coppie, proprio perché fanno un percorso di ricerca della genitorialità che è un percorso che necessita una certa consapevolezza, non potendola realizzare per via naturalistica e non essendo comunque la procreazione assistita una passeggiata, soprattutto per la donna, ma anche per la coppia in termini di stress, di attesa e quant'altro. E faccio notare anche che ormai le donne che ricorrono alla PMA sono mediamente in un'età compresa dai 38 ai 45-46 anni, quindi il figlio unico, che ormai è sostanzialmente la regola in Italia, il primo figlio si ha oltre i 36 anni ed è come dire il paese con la maternità più tarda, quindi come dire questo è un fatto descrittivo, cioè questo è il contesto sul quale noi andiamo ad agire. Tornando alla questione di diritto che mi chiedeva Monica, perché The Times voglio dire, si incuriosisce, chiama e pubblica con una lunga intervista che mi ha fatto, come dire, per una vicenda tutto sommato che può sembrare, ecco, vi dico, il senso anche di quella chiacchierata con William, il giornalista del Time, era da parte sua di un atteggiamento fra lo sconcerto e il bizzarro. Ecco, lui definiva in questi termini un po' la questione. Dice, ma come? Una coppia, una donna separata, divorziata, poi in Inghilterra voi sapete non esiste la separazione ma si passa direttamente al divorzio, nei paesi anglosassoni in genere, può diventare madre e costringere soprattutto, perché il tema non era tanto diventare madre, perché quello è un atto autodeterminativo della donna e fino a lì anche gli anglosassoni o comunque paesi che hanno legislazioni e un sistema valoriale diverso dal nostro possono arrivare, ma era la cosa che più lasciava perplesso era che il padre era, che l'ex marito era costretto a diventare padre. E qui la risposta che sconcertava, ma che è contenuta nella nostra legge, la legge 40, la quale all'articolo 8 prevede espressamente che i nati da fecondazione assistita sono figli legittimi o naturali di coloro che hanno espresso il consenso. Dunque non c'è una possibilità neppure di una maternità in solitaria. La signora che io ho assistito, che è una signora peraltro che ha il suo impiego pubblico, ha la sua autosufficienza economica, dunque non c'è neppure un fumus di pensare che questo sia semplicemente un modo per farsi mantenere, fra virgolette, il figlio dall'ex marito. La signora era anche ben disposta, e noi negli atti lo diciamo, ad assumere la responsabilità come unico genitore. Ma il giudice nell'ordinanza ricorda che esiste un principio di bigenitorialità e ci ricorda che quel consenso ha determinato l'assunzione di uno status, di una responsabilità genitoriale. Dunque quel bambino che nascerà sarà figlio che prenderà il cognome del padre e che avrà, del padre biologico vorrei dire, perché a questo punto non c'è più un padre intenzionale, e che avrà tutti i diritti nei confronti del padre, correlativamente l'ex marito avrà tutti gli obblighi di carattere personale e patrimoniale nei confronti di quel bambino che nasce. Quindi è questo l'aspetto, no? Cioè questa irrevocabilità del consenso poi si declina
in questi termini. Significa non soltanto che la donna può andare avanti da sola, ma significa che l'ex compagno, perché quel materiale non è della donna e basta, l'ha condiviso al 50% del suo ex partner, sarà obbligata ad assumere la paternità, la responsabilità genitoriale. Ora, io, se posso precisare, seguo un'altra vicenda che a breve andrà a soluzione presso un altro tribunale italiano, nella quale difendo questa volta l'ex marito. E dunque, non mi fate la battuta, gli avvocati bon à tout faire, non è questo. Diciamo, lì difendo convintamente l'ex marito, perché lo scopo della donna in quel caso è assolutamente strumentale. Si sono separati perché la donna aveva relazioni extraconiugali. Dopo 4 anni, la donna, oggi disoccupata e evidentemente con relazioni alle spalle che non sono andate a buon fine, tenta di farsi staccare un assegno di mantenimento di una trentina d'anni, parliamoci molto chiaramente perché un figlio questo poi comporta, dall'ex marito. E dunque lì i temi sono tutti capovolti, e cioè i temi diventano: ma è ragionevole ipotizzare che in una logica di fine di una coppia, che significa anche fine di un progetto genitoriale, si possa costringere l'ex partner ad assumere la paternità e tutti gli obblighi conseguenti di un figlio, vorrei dire, non più voluto a quel punto. Dunque, il tema, pertanto, e questo lo sottopongo alla riflessione dei bioeticisti e anche dei colleghi, non è che questa è una norma in favore della donna, non è una norma per ampliare la libertà della donna, riconoscere una libertà della donna, attenzione, ma rischia di essere, non rischia, è, come tutta la legge 40 era strutturata, una norma a tutela dell'embrione, cioè del diritto assunto dalla legge dell'embrione di nascere, di svilupparsi attraverso la donna. E la dimostrazione appunto degli argomenti a converso da parte dell'uomo fa risaltare questo elemento. Ecco dove sta il punto di una norma che, a mio avviso, dovrà necessariamente, aperto il dibattito come abbiamo fatto, auspicherei che prima o poi si ritorni nuovamente alla consulta perché possa dire la consulta se è compatibile con il sistema giuridico una norma che prevede un consenso perpetuo e che può dar luogo a queste situazioni. Ecco, infatti Gianni Baldini è proprio questo, no? Il punto. Adesso, al di là delle questioni che poi riprenderemo anche con Maura Vitale, la curiosità che ha suscitato è sia da parte degli inglesi, come tu raccontavi con il collega del The Times, ma anche nel professor Daniel Borrillo dell'Università di Nanterre di Parigi, con cui ho conversato perché l'avevo invitato un po' a prendere parte a questa serata. E lui mi ha detto: certo che in Italia siete ancora all'età della pietra, dice, perché noi in Francia riconosciamo la libertà come responsabilità, per cui il padre, il potenziale, diciamo l'ex marito che decide di separarsi o che comunque avvia una pratica prima dell'impianto dell'embrione, può chiedere per il nostro ordinamento il disconoscimento di questa paternità, perché quello che conta più di ogni altra cosa è la volontà di diventare padre. Chiaramente qui stiamo parlando nell'ambito appunto di queste situazioni complesse di fecondazioni assistite che hanno un tempo e dei tempi scanditi anche un po' dalla pratica medica, ma al di là di questo, quello che conta, dice, che altrimenti dice dove sta la parità tra uomo e donna, se appunto allora se un uomo magari lasciato dalla moglie si ritrovasse con degli embrioni congelati, lui avrebbe diritto a impiantare gli embrioni per diventare padre? Ecco, quindi faceva notare un po' questa un po' follia, ma il tema vero, infatti, Maura Vitale, è proprio quello culturale, no? Della legge 40, cioè questa legge 40 che ha cercato di mettere ordine in alcuni procedimenti di tipo medico, tecnico, per rispondere al problema, no? Delle coppie infertili, ci ha messo tanto di cultura, di valori, per cui le cellule che si formano, questo fantomatico embrione o blastocisti, poi di fatto è una vita potenziale
Però per il nostro ordinamento, come la Carta Costituzionale ha detto varie volte, tuttavia c'è una tutela forte che si può comprimere soltanto laddove vada a confliggere poi con un problema di salute della madre a impiantare l'embrione, ma non di libertà della donna. Ecco, questo tanto per chiudere questo tema che è stato tanto discusso. Infatti ti dico, Gianni Baldini, dico anche a Maura Vitale, che questa sentenza, quando ha cominciato a circolare sui social, ha destato anche preoccupazione nel mondo, tra virgolette, delle donne che rivendicano delle libertà e delle autonomie, perché ha detto, accidenti, qui torniamo allora alla grande questione che l'embrione è qualcuno che in qualche modo ha dei diritti soggettivi come se fosse già nato, e quindi si potrebbe tornare a discutere sulla famosa legge 194 sull'aborto. Ecco, quindi c'è questo grande tema che aleggia. E quindi tornando invece a Maura Vitale, quindi abbiamo cassato, diciamo, la ribellione di questa donna, perché la storia è complicata, mi pare, dottoressa Vitale. Sì, E, la storia è complicata. ma sulla responsabilità che cosa possiamo dire? Sulla responsabilità della Sulla res- genitorialità, della Allora, sulla genitorialità. responsabilità mi viene, cioè io continuo a vedere questa storia, non riesco assolutamente a vederla da un punto di vista giuridico, non riesco proprio a parlare il vostro linguaggio e continuo a immaginare questo bambino che cresce e a immaginare anche i problemi che può avere, perché il fatto che il padre non voglia questo figlio, secondo me è una cosa di una gravità enorme, anche perché mentre la maternità in qualche modo ha ancora degli aspetti, passatemi il termine che poi non mi piace moltissimo, però diciamo istintivi, innati, no? Tendenzialmente una donna può diventare madre di tutti e riesce più o meno, se è una donna in equilibrio, a fare sufficientemente la madre, mettiamo così, anche a distanza, anche in condizioni di disagio. Invece la paternità è una facoltà che si sviluppa soltanto attraverso la frequentazione del figlio. Questa è la motivazione per cui molto spesso i padri che si separano tendono poi ad allontanarsi dai figli. Non a caso quello che si fa nell'ambito, per esempio, delle CTU a seguito delle separazioni è quello che si cerca di insegnare ad entrambi i genitori a stare con i figli, si insegna alla donna di fare in modo che il padre abbia sempre un diritto all'accesso dei figli, altrimenti il padre è come se si disabituasse ad essere padre appunto dei figli. Quindi una delle cose che si sta facendo in giurisprudenza, per esempio, appunto a fare credere molto in un affidamento condiviso e non in un affidamento prevalente, perché quello che si è visto è che poi altrimenti i padri si allontanano da questi figli e ad esempio quello a cui assistiamo con moltissima frequenza, cioè il fatto che i padri a un certo punto facciano fatica a dare gli alimenti per i figli, è proprio perché è come se non vedendoli quotidianamente, non stando con loro, se ne dimenticassero, cosa che magari ad una donna accade un po' meno. Quindi il concetto di responsabilità, secondo me, di questa donna deve essere anche proprio un concetto di responsabilità verso un figlio che sia in virtù del fatto che il padre non lo voleva, sia in virtù del fatto che comunque il padre immagino che non sia proprio contento di questo tipo di decisione del tribunale. Quindi questo padre già accoglie nella sua vita questo figlio attraverso un rifiuto. Adesso, il tema economico che sottolineate voi è sicuramente un tema, però come dice l'avvocato Baldini, probabilmente questa donna sarebbe assolutamente nelle condizioni di mantenere questo figlio, ma comunque questa donna deve assumersi una responsabilità che è anche quella che questo figlio non avrà un padre disponibile immediatamente, un padre che lo accoglie. Ma facciamo anche la seconda ipotesi, facciamo finta che invece il padre, dopo la nascita di questo bambino, decida di diventare realmente padre di questo bambino. Allora questa donna avrà un doppio problema, e cioè quello di aiutare questo figlioletto che almeno per i primi 6-7 anni
sarà incapace di esprimere desideri se stare con il padre o meno, e quindi questa donna dovrà avere una grandissima responsabilità di avvicinare il padre al bambino e consentire appunto lo sviluppo di questo tipo di paternità. E io mi chiedo, in una condizione come questa, è realmente un'azione possibile? Perché altrimenti ecco qui che la responsabilità, cioè se poi la donna non dovesse fare una cosa del genere, ovvero non dovesse favorire la paternità, allora qui, scusatemi, sì, io non riesco proprio a parlare di rivoluzione, ma io non vedo altro che una grandissima possibilità di danno al bambino, e questo c'è una percentuale abbastanza alta di probabilità. Ecco, dunque questi temi sono importanti perché un po' questi, diciamo, non sembrano nuovi perché ora parliamo di tecniche, parliamo di, diciamo, di percorsi per diventare genitori un po' più complicati rispetto al passato, a quando questa scienza medica non aiutava le coppie infertili, però sono temi che ci sono sempre stati. Pensiamo, no, a tutto il tema della paternità riscoperta con Filomena Marturano, con tanti romanzi sceneggiati o anche film, e quindi il grande tema è quello della responsabilità della filiazione oggi per costruire una società che in qualche modo sia anche un po' più sana, più felice, però ci sono delle questioni che vanno risolte a monte, cioè un po' meno ipocrisia, perché come mi dicevano anche alcuni che stanno commentando, dice ma questa donna si è ritrovata come se fosse una donna single che accede alla fecondazione assistita, ma in realtà appunto le donne da sole senza un partner non possono accedere per legge alle tecniche di procreazione assistita, che tra l'altro ricordiamolo in Italia sono ammesse solo le coppie eterosessuali sposate o conviventi. Quindi paradossalmente lo sviluppo poi di questa dinamica di coppia ha creato qualcosa di veramente particolare e singolare anche per il quadro di riferimento che abbiamo nel nostro paese, avvocato Baldini, è così? Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con tutto quello che avete detto. Cioè, cioè quello che non abbiamo capito, cioè che non abbiamo capito, diciamo che si è sottovalutato, è il cambiamento anche del paradigma antropologico che le tecnologie della procreazione, segnatamente la procreazione assistita, portano con sé. C'è proprio un cambiamento di paradigma anche sotto il profilo antropologico. E dunque quella paternità ricercata di Filomena Marturano di 60-70 anni fa diventa una paternità ricercata sotto il profilo tecnologico, imposta sotto il profilo tecnologico e quindi rifiutata sotto il profilo psicologico. Ma vorrei aggiungere, ho collaborato con il collega Schuster anche così in termini di ragionamenti vari a quelle che poi sono quelle due sentenze della Corte Costituzionale proprio sui diritti del minore nato da procreazione eterologa femminile fatta all'estero fra due donne o da surrogazione di maternità fatta all'estero da due uomini. Cioè qui il tema non è solo un tema di riconoscimento di responsabilità genitoriali, ma il tema, a mio avviso, è di regolamentazione del nuovo paradigma, dentro il quale, se vogliamo essere coerenti con quello che diciamo e con quello che anche la Corte Costituzionale ha sempre detto, se a dover risultare centrale è the best interest of a child, no? Per dirla all'inglese, perché rende bene il concetto, che cioè voglio dire è il miglior interesse del nato, tutti questi aspetti le dobbiamo, come dire, per certi aspetti declinare e piegare alla soddisfazione dell'esigenza del caso concreto, dell'esigenza del nato nel caso concreto. E allora quel nato, quell'embrione, forse diventerà un figlio, ma non è detto che lo diventi, di Santa Maria Capua Vetere, qual è il suo migliore interesse? Ma lì siamo in una fase nella quale lui ha solo un'alternativa secca, quella di non nascere. Dunque, fra nascita e non nascita, perché non è che lui nasce e si può scegliere come e con chi nascere, lui o non nasce
rimane un embrione crioconservato, sono circa 70.000 gli embrioni crioconservati oggi in Italia, oppure nasce così. Dunque, bisogna pure essere realisti. Quei bambini che invece sono già nati da tecniche con due madri e con due padri all'estero, perché all'estero in alcuni paesi, negli Stati Uniti, ma anche in Grecia, in Inghilterra, in Ucraina, in Belgio, insomma, in altri paesi è possibile avere due padri e due madri, nascere con due padri e due madri. A quei bambini, viceversa, il diritto, qual è l'interesse di quei bambini? Quei bambini sono già nati, quindi non c'è da valutare, non hanno come alternativa quella di non nascere, sono già nati, sono già in carne ed ossa. La loro alternativa è quella di vivere una reale bigenitorialità, cioè di avere due padri o due madri che non per, cioè, che come hanno dimostrato, insomma, ricerche anche ad altissimi livelli di importanti istituzioni e prestigiose istituzioni universitarie, come dire, la presenza di un genere differente non è necessariamente un elemento di crescita sana ed equilibrata, come dimostrano tanti bambini che nascono all'interno delle cosiddette famiglie arcobaleno e che sono bambini, come dire, assolutamente normali, fra virgolette, ed anzi sono bambini che per certi aspetti hanno anche una capacità di comprensione della diversità, anche sul piano civile, che è maggiore degli altri. E dunque, qual è il migliore interesse di quei bambini? È quello di essere solo figli del genitore biologico, come la Cassazione ci ha detto con una recente sentenza, impedendo la trascrizione del certificato di nascita formatosi all'estero, con due padri o con due madri, ma consentendolo solo al genitore biologico. Ma se poi la coppia scoppia, anche lì che succede? Cioè, se il genitore biologico e il genitore intenzionale si separano, che succede? Il genitore intenzionale che magari ha condiviso il progetto genitoriale e che è stato genitore per 10 anni non ha più diventa improvvisamente un estraneo? O aggiungerei, se il genitore biologico muore, il bambino è in stato di adottabilità? Perché il genitore intenzionale non è nulla di quel bambino. Quindi, ecco, tutto questo a me porta io l'ho sostenuto nei miei libri, lo sostengo sempre, come dire, quando mi confronto con i ragazzi al corso di biodiritto, cioè il tema è il mutamento del paradigma, il tema è il mutamento antropologico del paradigma per cui la tecnologia alla fine della vita, no? Tutte le questioni del fine vita a voi ben note, ma anche altrettanto all'inizio della vita ci pone di fronte a situazioni nuove che vanno gestite con regole nuove, non con regole vecchie, e che vanno gestite in maniera non ideologica, cioè non attribuendo, come dire, una soggettività giuridica come ha tentato di fare la legge 40, e questo è un residuo di quel tentativo, ad un'entità che è sicuramente meritevole di rispetto, perché l'embrione è un progetto di vita che sicuramente è meritevole di attenzione e di rispetto, ma che non può assurgere al fatto di essere titolare di diritti. Cioè, qui si fa nascere quel bambino perché, cioè si vuol far nascere quel bambino perché si suppone che l'embrione, come dire, abbia un diritto allo sviluppo e alla vita, ripeto, non tanto per consentire la realizzazione di una genitorialità della donna, che anzi sarebbe peraltro in contraddizione col resto della legge che prevede che possono accedere alla PMA soltanto le coppie coniugate o conviventi. Cioè, mi sembra molto ampio questo campo che abbiamo tracciato con l'avvocato Baldini e con la dottoressa Maura Vitale, e secondo me la questione è proprio quella di continuare a interrogarci, perché poi le leggi, in questo caso soprattutto la legge 40, lo sappiamo, è arrivata dopo anni, 20 anni, 30 anni che già i bambini nascevano con le tecniche di procreazione assistita, per cui ha cercato con dibattiti infiniti, conflitti sia fuori che dentro le aule parlamentari, di dare, come dire, un percorso che blindasse alcuni valori, ma i valori cambiano, ma soprattutto poi chi siamo noi per capire quante possibilità ha ognuno di noi di magari ritrovare qualcosa
di sé o di migliorare, di crescere, no? E è molto difficile, ci sono molte responsabilità qui. Ma io vorrei dare anche un dato un po' in chiusura di questa nostra chiacchierata, poi se la dottoressa Maura Vitale vuole aggiungere qualcosa la facciamo senz'altro replicare a quello che è stato detto, che mentre noi ci interroghiamo e ce lo possiamo permettere perché queste sono vicende che non ci riguardano personalmente, chi le vive chiaramente è in una difficoltà diversa ed è per questo che se ne stanno occupando anche i tribunali. Ma io vorrei però dare un dato: noi siamo in una società, soprattutto in Occidente, in cui per esempio in Italia esiste 1.100.000 donne vivono come famiglie monoparentali con un figlio minore. Questi sono i dati dell'Istat recenti. Abbiamo un tasso del 6% in meno di matrimoni rispetto all'anno scorso e soprattutto ci si sposa di meno, ma soprattutto si fanno pochi figli. E sappiamo che ormai l'Italia, ma un po' tutta l'Europa, è in questa drammatica scelta di riconquistare il desiderio di genitorialità, ma anche quello appunto di famiglia, ma anche quello banalmente di riprodursi in qualche modo. Quindi c'è anche un grande tema sociale ed economico contemporaneamente, ma io direi anche un po' la esigenza di trovare un'energia vitale in questo caso. Dottoressa Maura Vitale, ecco, quindi è proprio, torna a pennello, io la chiamo in causa, per un po' chiudere questo nostro così appuntamento in cui abbiamo parlato di una cosa importante. Come si può rivitalizzare una società si è così, posso dire, devitalizzata per scelte varie, diciamo forse anche per l'illusione di trovare la felicità in un modo diverso rispetto a quello di complicarsi la vita con le responsabilità di una famiglia, per esempio. Allora, come si possono rivitalizzare senza la famiglia? Non ho capito bene la domanda. Io però sono un po' attratta da una domanda che ha fatto Gianni Baldini, o perlomeno una cosa che lui ha detto. Io, Gianni, vorrei tanto smettere di parlare di coppie omoaffettive che fanno figli, che chiedono di avere figli, che sono due mamme o due papà. A me piacerebbe tanto che si chiamassero due genitori, per una semplice ragione, perché poi all'interno di una coppia omoaffettiva, quando funziona, di solito il maschile e il femminile si delineano abbastanza chiaramente e quindi paradossalmente all'interno di coppie di questo tipo, il senso del maschile e del femminile vengono a volte rappresentati addirittura meglio che in una coppia eterosessuale. Quindi mi piacerebbe che non si chiamassero più coppie con due mamme e con due papà, ma semplicemente delle coppie con due genitori, anche se va aggiunto che è giusto quello che tu dici, che la coppia che arriva alla procreazione assistita di solito è una coppia che è più consapevole sulla genitorialità di altre, e questo è vero, ma a maggior ragione una coppia omoaffettiva che decida di avere un figlio è addirittura, a mio avviso, ancora più consapevole di una coppia eterosessuale che accede alla PMA, alla procreazione medicalmente assistita. Poi per quanto riguarda il concetto della responsabilità, io credo che la genitorialità sia una cosa veramente interessante, ma che oggi molte coppie, molte persone continuano a vivere i figli non come un diritto alla vita di soggetti nuovi, ma il figlio molto spesso diventa un oggetto che completa un'identità, una necessità di genitori o di coppie, cioè un po' questi figli non si trovano a nascere realmente liberi, ma si trovano a nascere per qualche ragione, per qualche cosa che è accaduta all'interno della coppia. Allora, se per un verso questo tipo di aspettativa è sicuramente interessante da un punto di vista appunto della famosa illusione generativa, no? Quindi sono nato perché i miei genitori volevano qualcosa, da un altro punto di vista però diventa estremamente limitativo, no? Perché anche questo fatto del figlio a tutti i costi io in qualche modo lo associo al fatto dei figli tu sempre promossi, figli sempre competenti, figli che non possono essere problematici o altro. Quindi probabilmente
un elisir di felicità dovrebbe in qualche modo contenere un po' un pizzico di elisir verso la libertà, verso il fatto di considerare i figli come dei soggetti sostanzialmente liberi e imparare ad accedere alla genitorialità in una maniera più semplice, più naturale e dibattendo meno su delle tematiche, devo dire, giuridiche, e invece riflettendo molto di più su quelle che sono delle responsabilità psicologiche e affettive nei confronti dei figli. Con queste parole di Maura Vitale, che mi convincono molto, devo dire, Maura, perché tutto sommato ci stiamo complicando tante cose, però poi c'è anche un istinto che fa parte della nostra natura, che forse, chissà, potrebbe anche guidarci meglio per certi versi, e comunque abbiamo bisogno di tornare a ragionare meno, ma anche a sentire, a provare qualcosa in una maniera più profonda, o forse meno in qualche modo, cioè nel senso che comunque la società è fatta anche della necessità di riprodursi, quindi e questa è anche una, diciamo, un fatto che come dicevo sta creando tanti problemi, e anche nella nostra vita un po' comunitaria, con una società che diventa sempre più vecchia e anche che si spegne un po' di quell'energia di cui avremmo davvero bisogno. Io con questa riflessione, che non è mia, diciamo, ho cercato un pochettino di chiudere quello che voi avete detto in maniera estremamente chiara. Vi ringrazio davvero molto di aver partecipato a questo appuntamento non facile, perché in questo periodo i temi diciamo su cui tutti siamo sintonizzati sono quelli proprio della cronaca quotidiana, della pandemia del Covid, ma forse ricordiamoci anche che insomma prima o poi da questa pandemia benedetta dobbiamo assolutamente uscirne da tanti punti di vista e soprattutto riprogettare un po' il nostro futuro. Quindi davvero grazie alla dottoressa Maura Vitale, grazie a voi. Gianni Baldini, buon lavoro, buon proseguimento, e tienici aggiornati sugli sviluppi anche di queste importanti storie un po' che continueremo magari ad affrontare più in là. Grazie avvocato Baldini, e io come sempre ringrazio MRTV per averci dato questo spazio, e soprattutto l'instancabile e il fedelissimo Emilio Ciardiello, che ci segue e ci aiuta, ci sostiene con la sua regia ogni sera. Grazie, un saluto dalla Piazza di Ribelli, ci vediamo la prossima settimana.